Salve, sono Mastoz. Forse vi ricorderete di me per video come Senti chi parla o Senti chi parla Tecnomix. Ma oggi vi presento la prima puntata di una nuova rubrica che si chiama Music Cultura. Ora molti di voi si staranno chiedendo: ma che cazzo è sto Music Cultura? Music Cultura sarà una serie di video in cui vi spiego quali sono stati i gruppi e i musicisti che più mi hanno ispirato, la loro storia e perché sono così importanti. Come avrete capito, per me la musica non è solo un passatempo, è qualcosa di più. È proprio una parte importante della mia vita. Solitamente quando si coltiva una passione come la musica, i momenti più belli sono quelli di scoperta. È davvero una sensazione unica, ma siccome non sono un poeta non so descriverla a parole. Ebbene, all'età di 29 anni pensavo che questa sensazione di scoperta non sarebbe più tornata. Invece, qualche mese fa mi sono imbattuto in questo gruppo semisconosciuto grazie a un canale YouTube in inglese, si chiama Tantacruel, che vi invito a visitare ovviamente. Questo gruppo si chiama Cardiacs. Quando mi chiedono che musica ascolti, per me è molto difficile rispondere. Se a 16 anni mi aveste consigliato di ascoltare la techno o la italo disco, io, indossando la maglia del Black Sabbath, vi avrei mandati a cagare. Oggi invece continuo ad ascoltare e ad amare i Black Sabbath, ma li alterno ad una compilation di Righeira. Voglio dire che oggi non reputo un genere migliore di un altro, semmai reputo un gruppo migliore di un altro. Per lo stesso motivo amo i gruppi che inventano i generi, o per meglio dire miscelano gli stili, gli arrangiamenti, rendendo difficile una catalogazione. Vi è mai capitato di ascoltare una canzone e capire al volo che si trattava una canzone di un qualche gruppo che conoscevi già? Oppure dire: questa canzone è alla... inserire gruppo. I Cardiacs rientrano in questa categoria di incategorizzabili. Questa parola è difficilissima da pronunciare. Ma analizziamo per un secondo la musica dei Cardiacs e cerchiamo di capire cosa li rende così riconoscibili. Nella produzione dei Cardiacs troviamo un caleidoscopio di generi e di influenze. La stampa dell'epoca coniò il termine prog, ovvero progressive punk. Ma i Cardiacs si definivano un gruppo pop, o al massimo psychedelic rock. Ma questo è quello che dice Wikipedia. Adesso vediamo quello che ho sentito io. Ad un primo ascolto superficiale li ho subito accostati a Frank Zappa. La composizione sofisticata, i frequenti cambi di tempo e di tonalità, l'arrangiamento ricco di percussioni e in particolare la presenza costante dello xilofono mi hanno fatto subito pensare al musicista italo-americano, sebbene i Cardiacs stessi non lo abbiano mai incluso tra le loro ispirazioni. In effetti Frank Zappa ha alla base delle sue produzioni il soul, il jazz, il blues, la musica americana degli anni 50 e 60, condita da un'abbondante dose di musica colta contemporanea. Ad un ascolto più attento è chiaro che i Cardiacs hanno le radici nella musica inglese, nel progressive rock anni 70, in particolare i Genesis, i Gentle Giant, i Van der Graaf Generator, nel rock psichedelico dei Gong, nel post-punk, in particolare gli XTC, con un pizzico di ska e una strana influenza della musica medievale e barocca. Insomma, un minestrone molto ricco. Tutto realizzato con un tocco surreale e malinconico. Questo si evince anche dal look, dalle copertine degli album e dalla presenza scenica. Infatti si presentavano come dei clown psicopatici, un po' inquietanti e un po' malinconici. Nella prima parte della loro carriera il gruppo era composto da 6 elementi e usavano arrangiamenti molto ricchi con frequente uso di tastiere, in particolare l'organo Vox con il suo tipico suono anni 60, del sax, arrangiamenti orchestrali, percussioni e xilofono. A partire dagli anni 90 hanno ridotto la formazione a 4 elementi, concentrandosi sulle chitarre. Il cantante, chitarrista e compositore della maggior parte dei brani, Tim Smith, cantava con una voce molto alta e stridula, con un forte accento britannico. Ho detto cantava perché sfortunatamente è morto l'anno scorso, all'età di 59 anni. Sì, il 2020 ha fatto anche questo, ma ne riparliamo più tardi, perché ora è il momento di analizzare gli elementi distintivi dello stile dei Cardiacs. Nella loro produzione troviamo pezzi puramente pop, ballate orecchiabili, hard rock, punk e virtuosismi compositivi, ma ci sono degli elementi ricorrenti molto riconoscibili. Molte canzoni sono caratterizzate da frequenti cambi di tempo, di accenti e di tonalità, come per esempio in Gibber and Twitch
è in The Duck and Roger and the Horse. Occhio che qua succede un casino. L'atmosfera surreale e solenne delle canzoni di Cardiacs è dovuta all'uso frequente di una scala particolare. Vediamo cosa vuol dire. Tutti saprete per cultura generale che in musica le scale si dividono in scale maggiori, tendenzialmente felici e allegre, e scale minori, tristi e malinconiche. Ma in realtà esistono ben 7 scale, che sono tutte variazioni di scala maggiore o minore. Queste scale vengono chiamate modi. Noi ci concentreremo sul modo lidio, una variante della scala maggiore. Questa scala si può trovare in moltissime canzoni dei Cardiacs, come per esempio Jitterbug, Hello Mr. Sparrow, e Odd Even. In quest'ultimo brano c'è un altro marchio di fabbrica dei Cardiacs, una progressione armonica di 3 accordi, si trova in decine di canzoni. È talmente caratteristica che è stata definita la progressione alla Cardiacs. La troviamo anche in Fairy Mary Meg, e in Dirty Boy, in uno dei più bei finali della storia. E la lista potrebbe continuare all'infinito, ma io, non essendo un esperto in teoria musicale, posso solo dirvi quello che ho sentito io ad orecchio, oppure quello che ho riportato dal video di Tantacruel che vi ho consigliato prima. Quindi se c'è qualcuno più esperto di me in teoria musicale, sicuramente c'è, lo invito a scrivermi un commento sotto al video perché sono sempre contento di ascoltare e imparare qualcosa di nuovo. Anche per un orecchio non esperto è chiaro che si tratta di musica molto complessa e tutti questi metodi compositivi venivano spesso usati in un solo pezzo. Per farla breve, in una canzone dei Cardiacs ci sono più idee che in tutta la carriera di molti artisti. A questo punto avrei voluto descrivervi passo passo Res, una delle canzoni più famose dei Cardiacs, ma penso che dopo tutti questi esempi forse un'analisi dettagliata del pezzo sia ridondante, ma vi invito ad andare ad ascoltarlo per capire che nonostante la complessità, ogni parte è perfettamente legata l'una all'altra. È davvero un pezzo di musica complessa, che ci si aspetta da qualche maestro d'orchestra con la puzza sotto il naso. Invece è eseguita con una totale mancanza di presunzione, vestiti da pagliacci sporchi e inquietanti. Ma la discrepanza fra forma e sostanza, che io tanto ammiro, fece storcere il naso a molti. C'è una loro canzone, che è questa qua, che si traduce più o meno tutto ciò che lui fa, scusami, tutto che è l'ultima, tutto ciò che lui fa, come si dice, lo magnifica, insomma è un modo di dire, sì, esatto. Vogliamo sapere se è qualcosa di autoironico o si prende sul serio il team Smith? No, it's just a title. it's literally it's just a title. I just thought it sounded nice. La musica dei Cardiacs, come ho cercato di spiegarvi fino a questo punto, è davvero particolare, si distaccava moltissimo dalla moda anni 80. Questa libertà creativa fu possibile perché i Cardiacs pubblicavano con la loro etichetta indipendente, la Alphabet Business Concern, ma questa libertà fu il prezzo per una carriera modesta, segnata da molte difficoltà, con gran parte della stampa e del pubblico ostili. I Cardiacs, sebbene abbiano influenzato gruppi di fama mondiale come i Blur, i Faith No More e i Tool, tra l'altro anche Dave Grohl dei Foo Fighters li ha conosciuti,
ed ora ci sta in fissa, non hanno mai trovato un posto nell'industria discografica mainstream, tanto che tuttora non è possibile ascoltarli su Spotify o su altre piattaforme di streaming. In realtà adesso sì, è successo qualche giorno fa. A proposito, vi lascio in descrizione una playlist dei Cardiacs con tutte le canzoni che preferisco. D'altra parte hanno creato e coltivato una delle più affezionate fanbase che li ha seguiti fino all'ultimo. Tim Smith, cantante e compositore di cui abbiamo parlato prima, ebbe un attacco cardiaco, ironicamente, nel 2008. Questo gli ha lasciato una paralisi permanente e nonostante la riabilitazione, nonostante fosse comunque in grado di intendere e di volere, non fu più autosufficiente e non fu più in grado di parlare. 2 anni fa la famiglia Smith fece partire un crowdfunding per sostenere le spese mediche, raggiungendo in 24 ore la soglia di 40.000 sterline. Ma questo non è bastato e nel luglio del 2020 Tim Smith è deceduto. Purtroppo questa volta la morte non ha portato la fama. Speriamo che con un fan del calibro di Dave Grohl si sparga un po' la voce su questo gruppo, come ho cercato di fare anch'io con questo video. La storia dei Cardiacs è molto affascinante, piena di difficoltà. È la storia di un gruppo che ha rinunciato alla fama in cambio della libertà, che ha continuato finché ha potuto, e sono contento di avervela raccontata. Spero che qualcuno di voi sia rimasto colpito come lo sono stato io, perché forse il tuo gruppo preferito è quello che ancora non conosci.